Pianeta Pal, pianeta Viola, pianeta Lotus. Gli accordi commerciali con questi pianeti sono stati conclusi senza alcun intoppo e sono certo che essi contribuiranno notevolmente allo sviluppo economico di Gradius. Riguardo invece al trattato di alleanza con il pianeta Ratis, questione da lungo tempo in sospeso, tutti i nostri diplomatici sono stati espulsi per diffidenza da parte di Ratis. Il prossimo negoziato è previsto... No, non è questo. Tutti i nostri diplomatici sono stati espulsi per diffidenza da parte di Ratis. Abbiamo deciso di cancellare la visita sul pianeta Ratis perché riteniamo necessario più tempo per riallacciare i nostri rapporti. Crediamo che le visite sui pianeti questa volta abbiano avuto successo, sebbene alcuni problemi restino irrisolti. Sono le 18:05 del 3 aprile anno spaziale 2381. Mancano solo 6 ore al nostro rientro definitivo, quando la missione sarà finalmente conclusa. Messaggio registrato da Lee McBain, capitano del comando di Gradius. Questo era l'ultimo rapporto di volo. C'è qualcosa alla deriva sulla nostra rotta. È un meteorite? Qualsiasi cosa siano, però, il loro numero aumenta rapidamente. E non mi pare siano alla deriva. Si dirigono verso di noi, si avvicinano molto velocemente e forse ci stanno venendo addosso. Possiamo già vederli sullo schermo? Certo, signore, ecco, li osservi pure. Come mai non si vede nulla? Il radar è ancora in funzione? Sì, e secondo il radar sono in costante accelerazione, signore. Che c'è? Le stelle! Le stelle stanno scomparendo. Potrebbe essere un buco nero. No, se si trattasse di un buco nero verremmo attratti anche noi. Un gas, forse. Allora come spiegheresti questo segnale radar? Sono sicuramente oggetti volanti. Che facciamo? Ci passiamo in mezzo, signore. Aggiriamoli, ritarderemo il rientro ma non correremo rischi. Modificate la rotta. Attenzione a tutto l'equipaggio, questa nave si appresta a cambiare rotta. Prendere subito posto negli alloggi di sicurezza. Ripeto, prendere subito posto negli alloggi di sicurezza. Equipaggio protetto, pronti a invertire la spinta del motore principale. Via! Che cosa succede? La nube di gas ci sta seguendo e si muove più velocemente della nostra astronave. Cosa? Guardi che succede, capitano!
La superficie è bruciata. Può essere la nave di mio padre. È scomparsa nella zona 4. Mi dispiace, ma è una nave proveniente da un altro pianeta. Deve essere stata attaccata. Eddie, riesci ad aprire lo sportello di emergenza? Credo di sì, sto impiegando tutti i codici interplanetari che conosco. Ecco, ci sono. Non c'è nessuno qui. È vero. Deve esserci stata una lotta spietata. Oh mio Dio, che spavento! Dan, Stephanie dov'è? Cosa? Dan! Eddie! Venite qui! Venite! Stasi criogenica. Sono tutti morti. È diventata una nave fantasma. Questa è viva. Viva? Beh, scusa, io preferirei non vederla. È bellissima. Il mio nome è Pola. Provengo dal quinto pianeta del sistema Sonor. Per favore, seguite le istruzioni per risvegliarmi dalla stasi criogenica. Ripeto, il mio nome è Pola. Zona 4 e zona 6, situazione normale. Le navette di ricerca A3 e G7 hanno raggiunto la zona 23. La rotta di rientro del capitano McBain è stata completamente scandagliata. C'è qualche notizia sul quinto pianeta del sistema Sonor? Non riesco a crederci. Fatemelo sentire un'altra volta, per favore. Il mio nome è Pola. Provengo dal quinto pianeta del sistema Sonor e voglio mettervi in guardia contro i Bacterian. Per noi è troppo tardi. Il quinto pianeta del sistema Sonor è stato distrutto, ma forse se qualcuno ci avesse avvisati avremmo potuto in qualche modo organizzare un piano di difesa. Sebbene devo ammettere che difficilmente saremmo riusciti a sfuggire alla sconfitta. Il primo inconfondibile segno dell'invasione dei Bacterian è la scomparsa delle stelle. Il gas nero ci si è avvicinato lentamente ed erano proprio loro. Purtroppo non possiamo fornirvi altre informazioni utili su questi subdoli nemici. Abbiamo capito che dietro la nube di gas deve esistere una forma di vita intelligente, perché abbiamo visto diverse navicelle d'attacco, ma l'arma peggiore è il gas nero, che cala inesorabile fino a coprire completamente la superficie del pianeta. Sembra impossibile, ma la superficie così ricoperta diventa mostruosamente vitale. E in breve il nostro meraviglioso pianeta è stato irrimediabilmente distrutto e trasformato in un luogo di orribili mostruosità. Un pianeta morto. Siamo riusciti a fuggire da quel teatro di morte a bordo di una flotta di astronavi, navigando nell'infinito. I Bacterian ci hanno inseguito e hanno continuato ad attaccarci senza tregua. Non sappiamo quanti di noi siano sopravvissuti, ma posso immaginare che non siano molti.
Alcuni sfuggiti all'attacco sono posti in animazione sospesa nelle camere criogeniche, ma sappiamo che il nemico resta in agguato e potrebbe colpirci anche mentre dormiamo. Voi che avete trovato questo messaggio, siate prudenti. Esiste in questa zona dello spazio una forma vivente chiamata Bacterian che vi sta cercando. Osservate lo spazio e fate attenzione quando guardate le stelle. Se alcune di esse dovessero scomparire, sappiate che il gas dei batteri non tarderà ad avvicinarsi al vostro pianeta. Non ripetete i nostri errori. Iniziate subito a studiare un piano e impegnatevi a fondo per trovare un mezzo efficace con cui possiate difendervi. Voi non lo trovate un po' strano? Sì, hai ragione. Ha un'aria troppo calma rispetto alle terribili notizie che ci ha comunicato. Mi riferisco a Paula. È l'unica sopravvissuta di quell'astronave alla deriva nello spazio, ma non mi sembra particolarmente dispiaciuta. Probabilmente è per merito della meditazione. Sapete, ogni pianeta ha i suoi usi e costumi, e forse questo fa parte della sua cultura, ma non è questo ciò che volevo dire. Vorrei farvi notare che siamo chiusi qua dentro da ormai 5 giorni. 5 giorni? Dici sul serio? Sono già 5 giorni che ci tengono segregati in questo ospedale. Esatto. E io mi domando perché siamo rinchiusi qui dentro senza poter fare assolutamente nulla. Perché noi siamo gli unici che hanno toccato quegli alieni e quindi dobbiamo restare isolati, separati dagli altri a scopo preventivo finché non verranno resi noti i risultati degli esami. Capisco. Dan, è per questo motivo che ti sei offerto di tenerla sotto osservazione. Non avevo alcuna intenzione di offrirmi volontario, ma dal momento che ci troviamo nel suo stesso ospedale... Abbiamo già riferito il suo messaggio a chi di dovere e vi abbiamo aggiunto il nostro rapporto senza peraltro ottenere risposta. Il nostro compito è esaurito. Qual è ora il problema? La storia che ha raccontato ha dell'incredibile. Potrebbe trattarsi di una pazzoide o di una bugiarda. Scusami, ma non capisco il motivo di tanti dubbi. Dopotutto era soltanto una nomade che navigava nell'infinito. Ehi, calma, Eddie. Mi sembra che l'isolamento ti renda un po' troppo nervoso. In fondo sono passati soltanto 5 giorni. Fa finta di essere partito per una vacanza. Piuttosto, di noi 3 in questo momento è Stephanie che dovrebbe mostrare segni di insofferenza. Scommetto che parteciperesti volentieri alla spedizione di ricerca della navetta scomparsa, non è vero? Certo, perché no? In fondo non sono ancora stati trovati i resti della nave o i corpi senza vita. Solo in quel caso non mi rimarrebbe che rassegnarmi. Ma io so che hanno ancora carburante e scorte di ossigeno a disposizione. C'è ancora una speranza e io voglio crederci. Eccola che ricomincia. Ha detto di essere capace di concentrarsi e di poter chiamare il suo popolo disperso nello spazio. Sarà davvero in grado di farlo? Beh, immagino che avendolo detto ne sia convinta. Strano. Vedo che mostri molta comprensione nei suoi confronti e questo mi sorprende un po' perché di solito sei un tipo alquanto diffidente. Anche tu sei un po' diverso. Stavolta hai dubbi su tutto. Per quale motivo? Mi sembra che stia accadendo tutto con troppo tempismo. La scomparsa della nave del capitano, l'arrivo degli alieni. Non mi convince il fatto che ti preoccupi tanto per lei. Mi sembra assolutamente fuori posto. Se solo fosse possibile comunicare con qualcuno a distanza tramite la meditazione, vorrei esserne capace anch'io. Così potrei finalmente scoprire dove si trova mio padre. E voi due, per favore, piantatela di discutere. Vado a riposarmi anch'io. Tu continua pure a non perderla d'occhio, Dan. Credo di avere i nervi a fior di pelle. Chi è? Ma chi è stato a chiamarmi? Mancano esattamente 3 ore al nostro arrivo. Iniziamo ad accelerare a velocità subluce. Che strano. Capitano, cattive notizie. Che cosa c'è? Ci troviamo già in mezzo alla nube di gas. È impossibile. Secondo gli ultimi calcoli, la nube di gas dovrebbe trovarsi a una distanza di 1 anno luce.
È altamente improbabile che i calcoli siano errati, ma la nube di gas potrebbe averci seguiti, riducendo la distanza fino ad annullarla del tutto. Questa potrebbe essere una spiegazione, ma significherebbe che il gas è vivo, o perlomeno così sembra. Ma che sta succedendo? Salve, finalmente il vostro governo ha deciso di darmi credito e ha ascoltato il mio avvertimento. E come lo sai? L'hai scoperto meditando? No, hanno spento la telecamera di controllo. Sì, è vero. Quel misterioso gas ha ormai avvolto l'intero pianeta Gradius. Il nostro isolamento è giunto al termine. Siamo in stato d'emergenza e molto presto verremo mandati a combattere. Non è ancora scesa la sera, ma come puoi vedere anche tu, il gas ha invaso lo spazio che ci circonda, oscurando completamente il nostro Sole. Il governo ha inviato in ispezione delle sonde pilota, ma sono state inghiottite dal gas, scomparendo nel nulla. È un suicidio volare dentro la nube di gas senza protezione. Quel gas tramuta le sostanze inorganiche in sostanza vivente. Sì, anche l'esercito ne ha conoscenza. Per questo ha deciso di installare un sistema di difesa. Il sistema è basato sull'impiego di scudi, ma questi hanno una resistenza massima di un'ora e quindi non molto. L'unica soluzione definitiva sarebbe trovare la base dei Bacterian e distruggerla il più rapidamente possibile. Pola, io ho fiducia nei tuoi poteri e credo nella forza della meditazione. Ti prego, aiutami a scoprire dove sono i Bacterian. Il 7° pianeta della zona C3. Lo ha scoperto con la meditazione. E tu, naturalmente, le credi? Io sì. Che altro possiamo fare? Nonostante il massiccio impiego di radar e computer, le informazioni raccolte sono sempre piuttosto scarsine. E secondo te i poteri psichici valgono molto di più degli strumenti scientifici? Dan, perché non facciamo un tentativo? Possiamo andare e tornare dal 7° pianeta nel tempo limite di un'ora, disponendo per giunta di un piccolo margine per un eventuale combattimento. E tu credi che le autorità ci daranno il permesso? Stephanie? Possiamo sempre offrirci come volontari per il servizio di pattuglia. In questo preciso momento anch'io ho la netta sensazione che faremo meglio a fidarci dei poteri psichici di Pola. Sono esterrefatto. Ci hanno dato il permesso di partire con molta facilità. Di solito si fanno sempre pregare. È evidente che anche loro hanno paura. Chi affoga si attacca anche a un fuscello nella speranza di portarsi in salvo. Impiegheremo 20 minuti per raggiungere il 7° pianeta a velocità luce. Per investigare avremo... Stephanie. Di nuovo. Sento qualcuno che mi sta chiamando. Ehi, Stephanie, che ti succede? No, niente di particolare. Tra poco entreremo nella nube di gas. Alziamo il campo di forza e raggiungiamo la velocità della luce. State attenti a quel pianeta. Allontanatevi. Ma chi è? Chi sta parlando? E così questo sarebbe il 7° pianeta. Dietro di te, dietro! Cosa? 3,
Ma dove diavolo siamo finiti? È talmente irreale che ha tutta l'aria di essere un incubo. No, nessun incubo, Dan. Non capisci? Finalmente sappiamo che Paula ci ha raccontato la verità. Sono insistenti. Eddie, non preoccuparti di quelli. Cerca di raccogliere il maggior numero di dati possibili e non spegnere mai la videocamera. Una porta aerei. Siamo riusciti a trovarla. Paula aveva ragione. Questa è la centrale operativa dei Bacterian. Torniamo indietro. Dobbiamo subito fare rapporto alla nostra base spaziale. Ci stanno inseguendo. Lasciali perdere, amico. Il nostro dovere è riportare quei dati alla base. Dobbiamo cercare di evitare gli scontri diretti. Me la spieghi una cosa, Dan? Ma tu hai sempre la risposta giusta per tutto. Cosa pensi di fare? Ora sempre dell'idea di evitare gli scontri? Beh, dipende dalla situazione. Certo che di fronte a così tanti nemici. Escludendo i tempi di ritorno attraverso il campo di forza, abbiamo solo 3 minuti per combattere prima di entrare nella nube di gas. 3 minuti? Ma riusciremo a superare il fuoco degli aerei nemici in soli 3 minuti? Se dovessimo tardare o impiegarci più tempo, il gas ci ucciderebbe. Pronti a impostare le coordinate per il punto d'incontro. La rotta è S10405. Ripeto, S10405. No, Stefani. La rotta è S203. Sei tu, padre mio. Dan, Eddie, correggete le coordinate. S203. Che cosa hai detto? Ma che cosa sta succedendo? Stefani! Correzione di rotta 3 gradi a tribordo. Ah, è divertente. 15 a babordo. Ragazzi, ma quello è... 8 gradi a tribordo. Eddie, 8 a tribordo. Proprio come immaginavo. Eddie, si può sapere che succede? Dan, posso assicurarti che quei velivoli sono soltanto delle esche. Li ho messi alla prova poco fa e ho scoperto che possiedono un raggio d'attacco molto limitato. Dici sul serio? Quando mi sono avvicinato mi hanno attaccato, ma non mi hanno inseguito quando mi sono allontanato. Stai forse dicendo che quegli aerei volano senza pilota? Credo di sì. Stando a quello che ho visto, formano una specie di rete nello spazio, con particolare impatto su aerei in formazione e fortezze spaziali. Allora questo significa che aerei di livello superiore come i nostri possono evitarli con estrema facilità. Sbaglio o ci hai fornito la correzione delle coordinate di volo intuendo tutto questo, Stefani? Veramente io ho solo seguito le istruzioni di quella voce. Non so come sia possibile, ma ne sono certa. Quella era la voce di mio padre. Intercettori della terza flotta, stand by. Intercettori della terza flotta, stand by. Cacciatorpediniere della settima flotta, ingresso dalla porta 3. Ripeto, cacciatorpediniere della settima flotta, ingresso dalla porta 3. Servizio a terra. Il quartier generale mi ha comunicato la decisione. Verrai trasferito all'8ª divisione delle forze di terra. Riceverai di persona l'assegnazione nell'ufficio della divisione. Verrà degradato? Ma com'è possibile? È stato Eddie a scoprire il punto debole degli aerei nemici e voi lo ricompensate così? Lo so, e anche il quartier generale ne ha conoscenza. Ciò nonostante il rapporto afferma che egli ha commesso un atto di insubordinazione.
Insubordinazione. I soldati devono eseguire gli ordini del loro comandante senza indugi. Al comando della missione c'eri tu, tenente Dan, e Ivan ha disubbidito ai tuoi ordini. Leggo sul rapporto che Eddie Ivan ha attaccato il nemico per conto suo, ignorando deliberatamente gli ordini del tenente. Già, è vero, non posso negarlo. Ma in questo modo è riuscito a scoprire il loro punto debole. Io credo addirittura che dovrebbe essere promosso per questo. Il fatto che si sia salvato significa solo che è stato fortunato. Se il nemico avesse reagito avremmo perso un pilota e un aereo per nulla. Comandante, in fondo non è stata la prima battaglia inutile che abbiamo combattuto. È una critica al quartier generale? D'accordo, farò finta di non aver sentito. Come ben sapete, sono gli ordini e la disciplina a formare la struttura portante di un esercito militare. Gli ordini vengono impartiti e ci si aspetta che i soldati li eseguano alla lettera. In caso d'attacco, essi devono provvedere a colpire il bersaglio e a ritirarsi il più rapidamente possibile. Ma che accadrebbe se approvassimo il comportamento di Eddie Ivan? Se qualcuno dei nostri soldati tentasse di imitarlo con minor fortuna, sarebbe il disastro. Ed è questo che il quartier generale teme. Esiste un detto: una piccola falla può affondare una grande nave. L'insubordinazione genera perdita di controllo. Avrei potuto lasciar correre se fosse successo in addestramento, ma ora siamo in una situazione d'emergenza. Lo capite questo? Vorrei aggiungere qualcosa al mio rapporto, signore. Eddie Ivan. Dan! Ho capito, comandante. Sono pronto a trasferirmi all'8ª divisione del servizio di terra. Aspetta, Eddie. Il capo dell'ufficio che dirige le operazioni mi ha detto che la tua informazione è stata molto utile e ti ringrazia infinitamente per questo. Buona fortuna, ragazzo. Mancano 21 ore all'attacco globale. Personale di servizio a terra, completare gli ultimi controlli. Mancano 21 ore all'attacco globale. Personale di servizio a terra, completare gli ultimi controlli. Come al solito, la sua promozione viene rimandata. Non riesco proprio a capire. Lui è molto più bravo e più capace di me, però trova 1000 ostacoli sul suo cammino. Eddie è sempre stato il più in gamba tra tutti gli allievi dell'Accademia Militare. Ma fin dall'inizio la sua carriera ha subito continui rallentamenti per episodi di insubordinazione. Eppure lui non ha particolari insofferenze per le regole. È soltanto sfortunato, cerca di fare del suo meglio e tutto gli va storto. Che dici? Sarà per via del suo carattere? Il quartier generale è esattamente di questo parere. Cosa intende dire, comandante? Ho sentito il capo che ne parlava. La personalità di Eddie è molto diversa dalle altre. Si dice che sia per via delle caratteristiche ereditarie della sua famiglia. La famiglia di Eddie Ivan? Beh, noi ne sappiamo ben poco. Suo padre è morto molto tempo fa e non ha né fratelli né sorelle. Ma i suoi familiari non hanno nulla che spartire con l'esercito, vero? A proposito, adesso che mi ci fate riflettere, Eddie detesta parlare della sua famiglia. Lo considero un pilota esperto e coraggioso. Non avrei mai voluto intralciargli la carriera consegnandolo a terra. Ma gli ordini sono ordini e non posso oppormi al quartier generale. Spero che capiate. Sul pianeta Gradius non mi considereranno mai uno di loro. E così hai un nuovo incarico, quello di sorvegliarmi giorno e notte. Le riserve di terra non hanno mai nulla di particolare da fare. Nelle operazioni militari servono soldati obbedienti, capaci di eseguire gli ordini. So che hanno ragione, ma in battaglia è importante anche adattarsi alle circostanze. Questo però non è tutto, vero Eddie? Da quel poco che ho potuto vedere, tu mi sembri molto diverso dai tuoi amici. Ah sì? Loro sono tipi in gamba, peccato. Per esempio, se tu fossi arrivato sul mio pianeta come esule, io avrei dubitato di te, del tuo racconto, proprio come fa il tuo governo.
Il tenente Dan non ha ancora abbassato la guardia, non si fida di me. E dal suo punto di vista ha perfettamente ragione. Tu, contrariamente, mi hai creduto fin dal principio. Ma come mai? Forse è soltanto questione di intuito. E su cosa si basa questa intuizione? Sulla tua personalità oppure sulle caratteristiche della tua gente? Ogni razza ha caratteristiche proprie e un suo modo di pensare. Io sento che tu sei profondamente simile a me. Io e te siamo dello stesso... Adesso basta! Io sono nato sul pianeta Gradius. Gli appartengo e qui sono stato cresciuto. Anche il corpo del mio defunto padre riposa qui e la sua anima è con gli dei che proteggono questo pianeta. Dan e Stephanie sono i miei migliori amici. Abbiamo studiato assieme nella medesima classe all'Accademia Militare. Il mio unico vero problema, purtroppo, è che ho un carattere molto difficile. A proposito di difficoltà, credo che le vostre operazioni militari non vadano nella giusta direzione. Ho cercato di ricordare ciò che è avvenuto durante la nostra battaglia. Credo che la nube di gas e i misteriosi caccia siano manovrati da un controllo centrale. Un controllo centrale? Se vogliamo considerare la nube di gas e gli aerei come nervi periferici, deve esserci per forza un cervello che li controlla nascosto da qualche parte. Quello che dobbiamo fare, quindi, non è limitarci ad attaccare i nervi periferici, ma distruggere il cervello, ovvero il controllo centrale. Sì, ne sono sicura. E per nostra fortuna il controllo centrale si trova già su questo pianeta. Posso perfino sentirlo. Si trova qui, dentro di me. Grazie alla meditazione. Forse non lo sai, ma la mia razza è dotata di speciali poteri psichici. Allenandoci duramente riusciamo anche a separare l'anima dal corpo. Davvero? Vuoi dirmi che in pratica puoi vedere il controllo centrale con gli occhi della mente? A nord percepisco un forte potere che credo arrivi da nord. Da nord? Potrei essere più precisa se andassi a meditare in un altro luogo. Perché non mi accompagni tu? Così sarò sotto la stretta vigilanza del governo di Gradius. Abbiamo potuto agire indisturbati. Nessuno ci ha chiesto dove andavamo. Beh, è stato facile. Tutti si preoccupano di quello che potrebbe accadere nello spazio e dimenticano il resto. Piuttosto dimmi, Paula, è corretta la rotta e sei ancora sicura dei tuoi poteri psichici? Sì, la sensazione di prima è sempre più forte. Sarà, ma io per ora vedo solo il deserto. Che c'è? Che ti succede? Quella terribile forza misteriosa sta cercando di accecarmi. Tre minuti all'impatto con la nube di gas. A tutti i Big Vipers, prepararsi ad alzare il campo di forza. Stephanie, quella rotta è sbagliata. Sei tu, padre mio. Da dove mi stai chiamando? E come mai riesco a sentire la tua voce? Stephanie, bisogna assolutamente che io ti spieghi il terribile piano dei Bacterian. Devi conoscere tutta la verità. Sei al sicuro, padre? Dove ti trovi adesso? Nella fortezza Zeros. Zeros? Cambia rotta. Le coordinate sono CB777-ST507. Adesso non posso, padre. Stiamo per attaccare il 7° pianeta. Sbrigati, Stephanie. Informa il capitano. Zeros ora è... Che succede, padre? Che fai, Stephanie? Che succede? Torna indietro! Dove sta andando? Oh no, dannazione! Tenente Dan, Stephanie, che fate? Non abbandonate la formazione! Dan, Stephanie, maledizione! Giuro che gliela farò pagare. Quando torneremo indietro verranno degradati come Eddie! Ma quello è soltanto il monolito. È stato messo qui molto tempo fa. In passato i turisti venivano a visitarlo, ma ora è stato completamente dimenticato. Non vorrei dirmi che questo è il controllo centrale dei Bacterian. Ne sono sicura. E se ce la farò te lo dimostrerò subito. Il sistema difensivo del controllo centrale vuole impedirmi di avvicinarmi. La forza che sprigiona è terrificante.
ti senti bene? Quella forza è riuscita a bloccare del tutto le mie capacità psichiche. Ti prego, distruggi alla svelta il monolito. Non abbiamo altra scelta. Quello è il controllo centrale che i Bacterian hanno lasciato su Gradius all'alba della civiltà. Ti prego, sbrigati. Distruggilo. Oh, Paula. Allora, Stephanie, vuoi dirmi per favore che ti prende? Mi sta chiamando! Mio padre mi sta chiamando, Eddie! Cosa? Il capitano McBain? Figlia mia, ti prego, fai presto. Sono qui. Sei quasi arrivata alla meta. Sono qui dentro Zeros. E ora non perderti d'animo. Segui le mie istruzioni e vieni dentro. Maledizione, bella località turistica. Stephanie, non avere paura. Sono tuo padre, Lee McBain. Sono stato catturato dai Bacterian e trasformato in Cyberbrain. Sono diventato il centro di controllo di tutte le armi dei Bacterian. Ma non è possibile. E invece sì, tenente Dan. Potrei raccontarti per filo e per segno come procede il combattimento tra l'esercito di Gradius e il settimo pianeta, perché è proprio contro di me che stanno combattendo. Ma la mia coscienza umana non si è ancora spenta del tutto. Stephanie, ti ho chiamato per chiederti di fare qualcosa. Desidero che sia tu a distruggermi con le tue mani. Ti prego, figlia. La mia coscienza umana ben presto scomparirà e allora sarà la fine per il pianeta Gradius. Chi siete? Perché siete nella fortezza Zeros? Mio Dio, padre! Andatevene! Padre mio! All'inferno! Morte a te, Gradius! Andate all'inferno! Intrusi, vi ucciderò! Vi ucciderò! Paula, ti senti bene? Ho distrutto il controllo centrale.
Paul! Paul! Grazie infinite, è di Ivan. Ma cosa? Quel monolito non era il controllo centrale dei Bacterian, ma un idolo protettivo che i vostri antenati avevano eretto allo scopo di scongiurarne l'invasione. Ti ho convinto a distruggere l'obelisco perché ci impediva di avvicinarci, ma adesso è diverso. Noi batteri possiamo finalmente attaccarvi e cancellarvi per sempre dalla faccia dell'universo. Per sempre! Qualcosa di strano! Fermate le operazioni! Oh, Paul. E io che pensavo fossi un'esule del quinto pianeta sopravvissuta ai Bacterian. E invece sono una di loro. Sono stata inviata qui per distruggere il monolito. La Fortezza Zeros è arrivata. È giunto il momento di tornare indietro. Addio, caro Eddie Ivan! Va all'inferno con tutto il pianeta Gradius! Se vuoi saperlo, non mi sono mai fidato di te fino in fondo! Nutrivo gli stessi identici dubbi di Dan, ma avevo scelto di credere in te nel momento in cui avevi dichiarato di essere un esule, perché io non appartengo al popolo di Gradius, anche se questo pianeta ha aiutato molto la mia famiglia, dandole accoglienza e ospitalità. Ovunque nell'universo esiste la discriminazione. Ecco perché mi ero illuso che tra noi potesse esserci della comprensione. Ce l'abbiamo fatta. La missione ha avuto successo e finalmente possiamo ritornare a casa. Padre mio, perdonami. Stephanie, non essere triste. Non devi essere triste. Il pianeta Gradius è salvo grazie a voi, mia cara. No, padre, non è vero. Sei stato tu che hai aiutato Gradius. Pur facendo ormai parte del Cyberbrain, la tua mente non ha perduto la sua originaria coscienza umana. Proprio così. Noi ci siamo limitati a disubbidire agli ordini come il nostro amico Eddie Ivan. E ora forza, si torna a casa! Ci aspetta una bella sgridata da parte del nostro comandante.